Siamo sull'Adige, nei pressi di Bolzano, dopo un 2022 che ha visto la portata del fiume ai minimi storici secondo solo al 2005, anche il 2023 si preannuncia come un anno potenzialmente molto critico. Per rendere l'idea, nel mese di febbraio abbiamo avuto una portata del 35% circa al di sotto di quella media di lungo periodo. Anche l'anno scorso, che ricordiamo essere stato tutti un anno tipicamente caratterizzato da poca acqua, la portata è stata leggermente maggiore in questo mese. Quindi da un lato abbiamo un deficit di portata che ci portiamo dietro dall'anno passato, la poca neve di quest'anno e le scarse precipitazioni del periodo fanno sì che quest'anno sia potenzialmente effettivamente molto più grave. La scarsità idrica si sente soprattutto nel momento in cui aumenta la domanda di acqua, quindi adesso che siamo ancora in inverno la situazione è ancora gestibile per certi versi. Eventuali criticità si manifesteranno a partire da metà marzo, quando aumenterà la domanda d'acqua, soprattutto da parte dell'agricoltura, e in questo senso, se le portate non aumenteranno e quindi soprattutto non pioverà, la situazione porterà a dei deficit di disponibilità della risorsa. Le priorità di utilizzazione dell'acqua sono definite a livello, diciamo, di autorità di distretto. La disponibilità d'acqua potabile viene sempre garantita e non è un problema di base, perché è molto minore la richiesta di acqua potabile rispetto alla richiesta di altri comparti come quello agricolo piuttosto che industriale o idroelettrico. Quindi, diciamo, la disponibilità d'acqua potabile è tutelata, mentre naturalmente le criticità poi cadranno sugli altri comparti a partire dall'agricoltura per continuare con la produzione idroelettrica, e in questi settori è verosimile che, se la situazione non migliorerà, ci possano essere delle ricadute in termini soprattutto di perdite economiche. Per una provincia come quella di Bolzano la disponibilità d'acqua potabile dipende nei maggiori centri abitati dai livelli della falda freatica, quindi dalle acque sotterranee, e qui i pozzi tipicamente pescano a una profondità molto più profonda rispetto a dove si trova il piano della falda, e quindi anche se ci fossero oscillazioni più o meno grandi, comunque, diciamo, è garantito il pescaggio dei pozzi. Al tempo stesso un approvvigionamento delle zone periferiche avviene anche attraverso le sorgenti. Qui si nota già ora una portata inferiore a questo livello, che può portare a problematiche locali che comunque è possibile bypassare, soprattutto attraverso le reti di acquedotti che in qualche modo si alimentano l'un l'altro.